Albignasego, sono in Italia, sono a casa dei miei genitori, o quella che posso chiamare anche casa. Ho appena iniziato l'ultima sessione della prima settimana di allenamento specifico. Oggi la più dura, 30 km, di cui gli ultimi 5 dovranno essere corsi a ritmo maratona. Ma dopo con Mister Simone, il mio allenatore, per chi non stesse seguendo questa rubrica di preparazione alla maratona, andiamo a fare il punto e analizzare tutto. Poi oggi, se trovo aperto, vado a prendere anche il paio di scarpe da gara su consiglio di Simone e dopo ne andiamo a parlare perché hanno una tecnologia interessantissima, ma comunque dopo vedrete. E nel frattempo appena andato il terzo chilometro. Dai, un decimo andato. 5 km andati in 29-19. Per i primi 25 l'obiettivo non è il tempo, è arrivare alla fine. Gli ultimi 5 invece avrò anche come obiettivo il tempo e sarà durissima. 10 km andati, 59-25. Dai! Buongiorno. Buongiorno. Buon finito pausa. Ho cambiato allenatore. Hai visto? Qualità questa. Esatto, adesso ti trascino per... No, non farmi del male. Il fallimento è il primo dei sacrifici. Siamo a 16 km. Sì, io tipo 1,5, ma sì. No, vale come 16. 16. Quando 8 avrà l'elicottero, noi partiremo da qui. Pianino, pianino. No. Ok. Bravo. Ciao. Bravo. Bello. Sconfitto verso casa. Ciao piccolotto. 20 km in 2 ore e 56 secondi. Ancora 10 km. 25 km in 2 ore 32 e 32. Ora dovrei aumentare ma non ne ho più. È stata una settimana durissima e non ce la faccio, ho le gambe durissime, ho già sentito i crampi. Provo ad arrivare alla fine. Se riesco a stare sulle 3 ore 5, 3 ore 10 sono contento. Mamma che dura sti 5 km finali. Fine. Ho crampi, male all'inguine e mi sento completamente senza energie. Gli ultimi 2 chilometri li ho fatti zoppicando. Malissimo. Ragazzi, ieri stavo morendo dal male e tra l'altro puzzavo tantissimo per presentarmi in negozio, quindi si va oggi a prendere le scarpe. Spero di trovarle, ho già tipo la lista di negozi dove provare a trovarle per provarle, anche perché vorrei anche provare una scarpa da 250 euro, detto in dialetto veneto. Primo negozio andato, non la hanno. Andiamo avanti con la ricerca. Va a finire che dovrò ordinarlo online, sono sicuro. E anche da Non Solo Sport qui nulla. Proviamo altrove. Allora, ho appena chiamato ad un negozio specializzato di running chiedendo le Nike Vaporflight Next Percent numero 45 e neanche loro ce le hanno. Ho chiesto se sapeva qualsiasi altro luogo dove trovarle e mi ha detto che nel Padovano probabilmente non c'è nessuno che vende scarpe così specializzate. Quindi mi ha consigliato un negozio a Vicenza, però non ho tempo di andare fino a Vicenza, per cui le ordinerò online sperando che mi calzino bene. Però io ho sempre usato Nike, quindi dovrebbe andarmi il 45 di Nike. Vediamo, al massimo farò il reso. Evviva! Ho fatto un salto anche a quello giusto, ma anche qui niente, giusto perché ero di strada. Era difficile che ci fosse qualcosa. Ordiniamo Solines. Buonasera, siamo all'ultima batteria, le ultime 4 settimane prima della maratona. Ci siamo vicini e tra poco scoprirete dove andrò a correrla. L'ultimo allenamento stavo morendo perché al ritorno qui in Italia ho aggiunto agli allenamenti che diventano sempre più duri. L'ultima settimana ne ho corsi 78, 76 o 78 di chilometri, qualche partitella di calcetto con gli amici. Infatti all'ultimo allenamento dove dovevo farne 30, di cui gli ultimi 5 a ritmo maratona, ai 28 sono morto, pieno di crampi e stavo per rientrare in casa. Ho detto cazzo, però mancano 2 chilometri e li ho fatti praticamente strisciando. Però li ho portati a termine. Come funziona? Sto facendo un po' di errore. Ai ai ai.
Diciamo il primo errore che sicuramente il calcio e la preparazione alla maratona sono due antagonisti purtroppo. Anche a me piace giocare a pallone, però purtroppo è complicato riuscire a giocare a calcio e poi preparare una maratona perché, come ti dicevo anche offline, purtroppo si va ad esercitare tutta una serie di muscoli che nella corsa non si utilizzano e c'è anche il rischio poi di farsi male, ovviamente, no? Essendo il calcio uno sport di contatto, il rischio è più alto e quindi magari vanifichi tutto il lavoro fatto finora in vista della maratona. Però ormai qualche fatto è fatto. Meglio sicuramente portare a termine l'allenamento come hai fatto tu, quindi farli magari anche dopo i 2 chilometri finali, ci può stare, sicuramente non è l'ideale, però quantomeno dai portati a termine. Me l'aspettavo che avessi fatto un po' di fatica perché è uno degli allenamenti più tosti di tutta la tabella. Comunque correre 30 km per la prima volta non è una cosa Ma scontata. li avevo già corsi, però non con i 5 km a ritmo maratona alla fine, 2 settimane fa mi pare. In quest'ultima fase, cioè, cosa dovrebbe cambiare? Perché ho visto che una settimana dovrò arrivare a 100 km, come ti avevo chiesto e come volevo sfidare me stesso. Consigli? Sì, è una bella sfida. Questa parte qua della preparazione è quella, io la definisco di specificità, no? Sono 3 settimane molto intense perché stiamo andando a raggiungere il picco di chilometri, appunto con la 15ª settimana dove arrivi a correrne 100, che è una bella sfida. Attenzione, non è che bisogna per forza correre 100 km per correre una maratona. Ovviamente più chilometri settimanali si fanno meglio è, però ognuno poi ha i propri impegni. Tu hai voluto fare questo challenge, questa sfida che secondo me è bellissima e ci sta, sicuramente ti aiuterà poi nella maratona. La particolarità di queste 3 settimane della preparazione, appunto di specificità, è che si va a lavorare parecchio sul ritmo gara. Infatti hai notato, e le tue gambe probabilmente hanno notato ancora di più, che ti ho inserito tanti ritmi gara, quindi 30 km con 5 km a ritmo gara, la successiva sono 35 km di cui 10 a ritmo gara, e poi arriverai addirittura a correre 37 km con gli ultimi 8 a ritmo gara. Quindi l'obiettivo qual è? Quello di far sì che per te il ritmo gara diventi una cosa quasi normale. Infatti te li inserisco alla fine del lungo, quindi quando hai le gambe belle stanche, perché comunque tu in maratona Grazie. devi farti 42 km e devi fare tutte a ritmo gara. Se il ritmo gara non è poi effettivamente quello che io riesco a sostenere, cioè cosa faccio? Abbasso, alzo? Noi ci siamo dati un ritmo maratona, quindi il tuo ritmo gara, che è intorno tra i 5,28 e i 5,08. 5,08 vuol dire correre in 3 ore 36, 5,28 vuol dire correre in 3 ore 51. Noi probabilmente saremo un po' nel mezzo di quel range, no? Probabilmente l'obiettivo finale sarà correre intorno alle 3 ore 40. Se fai davvero tanta fatica all'inizio ci sta, perché comunque è le prime volte, questa è la tua prima maratona e la tua prima preparazione, quindi ci sta che farai un po' di fatica. Se proprio vediamo che non riesci a mantenere quel ritmo gara, semplicemente andiamo a rallentare un pochettino e ci metteremo una proiezione di gara leggermente più lenta, possiamo scendere a 5,30 km. Vediamo, adesso è ancora 2 settimane impegnative, 2 lunghi o lunghissimi, come preferisci chiamarli tu, impegnativi con il ritmo gara, ed è sicuramente un ottimo test. Sai che adesso sto cercando le scarpe da gara anche su tuo consiglio. Quali sono i consigli che mi hai già dato in privato che adesso ripeterai anche per il nostro pubblico, e perché proprio le Nike Hypervenom Next Percent? Perché Allora, poi alla fine quelle sono quelle che mi hai consigliato. Sulle scarpe si potrebbe aprire un capitolo enorme, si potrebbe fare un video dedicato. Ovviamente le scarpe in commercio sono tantissime. Da 3 anni a questa parte le aziende si stanno spingendo a creare scarpe da gara per la maratona con la fibra in carbonio, con la lastra in carbonio all'interno dell'intersuola. Chi è appassionato appunto di maratone, di podismo eccetera, ne avrà già sentito parlare, perché queste sono scarpe che sono estremamente rivoluzionarie, ma hanno anche creato un po' di scetticismo, un po' di problemi, diciamo così, perché assistono parecchio alla corsa, no? Essendoci questa lastra in carbonio nell'intersuola ti spinge un pochettino ad andare più forte e avere anche una resistenza migliore. Quindi, visto che tutti utilizzeranno queste scarpe in maratona, ormai quasi tutti gli atleti vanno con la scarpa in carbonio, e tu comunque vuoi fare un'esperienza
totale, no? Ti ho Sì, suggerito probabilmente mi daranno del ridicolo perché io corro lentissimo, mentre quelli che hanno quelle scarpe lì corrono che sono delle gazzelle. sì, Però ovviamente vabbè, sono facciamo le scarpe, cose fatte bene. sono scarpe disegnate per i professionisti, ma è ovvio che poi il mercato sta negli amatori, no? Quindi ci sta che anche tu voglia correre con queste scarpe. Tra l'altro te l'ho consigliato anch'io perché secondo me non solo sono scarpe molto più veloci, ma sono anche estremamente comode e ti fanno sentire anche un po' meno fatica rispetto alla classica scarpa senza la fibra in carbonio. E ti ho suggerito la Nike Zoom X Vaporfly Next Percent, che è il modello tra l'altro che ho scelto anch'io per fare le mie gare su strada e che mi hanno tolto tante soddisfazioni. La Nike ne sta facendo diverse di scarpe con la fibra in carbonio, e tra l'altro quella che ti ho suggerito io è ancora la versione 1 e adesso hanno appena lanciato la versione 2, dove in realtà la differenza sta solo nella tomaia. L'intersuola è identica, la suola è identica, cambia solamente la tomaia dove il materiale è leggermente diverso. Però per quello che devi fare tu, visto che comunque si risparmia anche qualcosina rispetto alla seconda edizione, ti ho consigliato di rimanere su quella. Così come ti ho invece sconsigliato la versione, quella dopo ancora, quella per intenderci che è stata utilizzata anche per il tentativo di abbattere la maratona sotto le 2 ore, ovvero l'Alpha Fly Next Percent, perché quella secondo me è una scarpa estremamente ammortizzata, secondo me, e anche un pochettino instabile. Ho avuto modo di provarla e non mi sono trovato benissimo, e soprattutto quella sì che costa davvero tanto e secondo me non vale la pena spendere quei soldi su una scarpa di quel genere, soprattutto se non sei là davanti per vincere una maratona. C'è un qualche vantaggio nell'avere quella o addirittura la cosa è molto simile? No, ci sono atleti elite che hanno scelto di correre con la Next Percent, che si trovano molto meglio, perché la Alpha Fly è un pochettino più instabile, a mio modo di vedere e anche a seconda di tanti atleti. È ovvio che è molto soggettivo, dipende dallo stile di corsa e da tanti altri fattori. Ovviamente Nike dice che la Alpha Fly dovrebbe essere leggermente più veloce, però veramente stiamo parlando di quasi il nulla. Sono comunque scarpe estremamente prestazionali. Ci sono comunque tanti altri modelli interessanti, tipo l'Adi0 Pro della Adidas, se si vuole andare in casa tedesca. Hoka ha fatto la sua versione delle Carbon X2, che sono una scarpa anche questa favolosa, anche se questa è stata disegnata per esempio per correre forte in distanze ancora più lunghe, 50 km soprattutto, infatti hanno il record del mondo su quella distanza. Così come Saucony ha fatto una scarpa bellissima, Endorphin Pro, la Brooks la sua versione, la Hyperion Elite 2. Insomma, veramente ce ne sono tante, e come dicevo prima ormai tutte le aziende si stanno portando verso questa tecnologia con la fibra in carbonio nell'intersuola. Io starei con Nike, perché se vai a vedere le classifiche all time dei migliori tempi corsi, comunque sono più atleti Nike rispetto a Adidas, perché poi alla fine la battaglia è tra questi due brand per la scarpa più veloce da maratona. A me piace, quindi io posso influenzarti in questo caso. Come sai, anche a me piace Nike. Tra l'altro l'altra scarpa che uso ad allenamento, la suola di quella scarpa l'ho praticamente consumata totalmente. Troverai delle similitudini, perché anche questa scarpa utilizza lo stesso materiale dello Zoom X, che è questa schiuma molto leggera e anche prestazionale, perché rimbalza parecchio, ti dà tanta energia di ritorno. È una scarpa totalmente diversa quella da gara. È normale che si consumi velocemente, perché appunto è una schiuma molto leggera che ahimè non ha una durata altissima. Di pro ovviamente c'ha l'ammortizzazione, che è Anche il peso, unica. poi immagino. Probabilmente l'intersuola più leggera che si possa produrre. Domanda, dato che adesso come sai inizierò a girare parecchio, consigli per riuscire a continuare ad allenarsi con costanza nonostante viaggi, impegni e quant'altro? E punto 2, viaggerò anche e cambierò molto spesso clima, temperature e quant'altro. Consigli anche per non morire collassato e scoppiare in qualche modo strano? Non so se i tuoi amici lo sanno, ma io so dove andrai, non lo dico ovviamente, però stiamo parlando di zone calde, quindi il rischio è comunque che il caldo è tanto e ovviamente preparare la maratona con il caldo non è facilissimo. Devi cercare probabilmente di correre di più alla sera o al mattino prestissimo, un po' come facciamo noi nel sud Italia, fanno loro nel sud Italia, perché io sto a Londra, purtroppo l'Italia non la vedo da un po', però quando fa tanto caldo sì, si corre al mattino presto e alla sera. Quello che ti consiglio di fare è di inserire comunque sempre la corsa nella tua routine, e cerca magari di crearti appunto dei tuoi momenti che possono
possono essere dopo il lavoro o prima dell'inizio della giornata, quindi al mattino prestissimo. È una cosa tra l'altro che ci accomuna, perché io ho sempre avuto lo stesso tipologia di problema, viaggiando anch'io tantissimo, prendo un sacco di aerei. Ecco, mi raccomando, bevi tanto, perché quando si viaggia, quando si sta in aereo, si tende a perdere parecchi liquidi e poi dopo ne risentirai, quindi ricordati di bere tanto. Ovviamente avrai anche dei problemi di fuso orario, perché cambierai probabilmente più fusi in questa parte finale della preparazione, e questo un pochettino ti andrà a scombussolare il sistema. Non c'è tanto che ti posso dire, se non quello di Cazzi adattare. tuoi. Cazzi tuoi. Quello che mi dispiace è che non possiamo finire la preparazione insieme, quindi non riuscirò a vederti dal vivo, però spero di rincontrarti presto, chissà, magari per la maratona o... Appena riapriranno i confini prenotiamo il volo per andare alla maratona e scoprirete dove siamo diretti. Sperando che vada tutto bene, perché siamo ancora in una fase di totale incertezza, però noi ci stiamo preparando per qualsiasi evenienza, diciamo così. Dai, continua a correre. Continua a correre, che adesso sei nella fase più bella, secondo me, della preparazione. Vedrai... Secondo te? Secondo me questa è la parte più bella, e vedrai, guarda, faremo un video post maratona magari 2 settimane dopo, eccetera, e mi dirai se quello che ti sto dicendo ora, che tanto è registrato, quindi puoi tornare a riguardartelo, vedrai che dopo la maratona ti mancherà tutta la routine della preparazione alla maratona. Ah, come dico io, sicuramente ci metto una firma. ti mancherà, perché comunque ti dà un sacco di emozioni alla fine, tutta la preparazione, tutto il lavoro che c'è dietro, è come costruire un progetto bellissimo che poi si completa il giorno della maratona, ma in realtà la maratona è tutta la preparazione, tutte le 18 settimane che stiamo facendo insieme, quindi goditele. E se ti posso dare un consiglio, è vero che sei nel picco, sarai stanchissimo, e questa probabilmente maledirai me, maledirai tutta la community Già di Corre, tutto quanto, diverse volte. però fidati che goditi questo momento, perché ti mancherà. A me succede sempre così, e sono convinto succederà anche a te. Me lo auguro. Intanto continuo a maledirti. Ci sono abituato, dai. Grazie mille, esco a correre. Esci a correre, ci vediamo presto. That old red